Uno dei franchise più importanti della storia dei videogiochi è sicuramente Half-Life. I suoi capitoli, nella loro immersività e nel loro dispotismo visto attraverso gli occhi del protagonista, donano un livello di immersività senza eguali nella storia dei first person shooter, e con Half-Life Alyx, l'episodio più recente della serie, arrivato quasi 2 anni fa dopo una lunga pausa di oltre un decennio, il livello di immersività del gioco è stato completamente ricostruito non attorno agli occhi di Freeman, ma bensì attorno agli occhi del giocatore, che nei panni di Alyx Vance, uno dei personaggi principali di Half-Life 2, si ritrovava in un prequel ambientato poco dopo Half-Life. E ciò che ha reso talmente tanto immersivo questo nuovo capitolo non erano tanti dettagli come quelli caratteristici ai capitoli precedenti, come la mancanza di cutscene o il livello di interazione che il protagonista ha con il mondo di gioco, ma bensì il fatto che il giocatore può vivere il mondo di gioco con i suoi occhi e toccare con mano ciò che lo compone. Infatti Half-Life Alyx non è come i suoi predecessori un gioco per PC, ma bensì un gioco per VR. E tra tutte le critiche positive degne di un gioco AAA come appunto Alyx, dall'altra parte della lambda vediamo fan della serie che, vedendo un gioco di Half-Life che non può essere giocato su PC, si mostrano più distaccati da questo titolo. E per questo motivo i modder e i fan della serie hanno iniziato a scavare tra i file del gioco cercando di capire se fosse effettivamente possibile giocare ad Half-Life Alyx su PC senza un visore. E oggi parleremo di questo, il porting PC di Half-Life Alyx. Sapete, fa strano parlare di porting PC quando si parla di Half-Life, perché è una delle serie più iconiche del panorama videoludico per computer, e il fatto che fino a pochi anni fa si parlava di porting console dei capitoli di questa serie, mentre oggi invece si parla di porting PC, è veramente una rivoluzione enorme nella serie. Ma partiamo col dire perché Valve non è disposta a rilasciare un port PC di Alyx. Sostanzialmente sono due le ragioni. La prima è che comunque Valve, realizzando questo gioco, ha pensato al VR come piattaforma, e quindi tutte le interazioni e i comandi non sarebbero gli stessi su PC. E secondo, Valve non è la sola ad avere un monopolio sui VR con il loro Index. Tutte le altre aziende, come esempio Oculus, comunque hanno un enorme guadagno sia grazie a Steam sia anche ad Half-Life Alyx, che è molto giocato e porta una quantità impressionante ai giocatori e ai produttori di VR. Quindi a Valve non converrebbe molto investire in un port PC, anche se probabilmente porterebbe più utenza rispetto alla controparte VR. E quindi rimane solo la possibilità della community, che magari attraverso mods o conversioni per i giochi precedenti o addirittura con un gioco intero si mettono a realizzare una versione completa di Alyx interamente per computer. Ora, questa ipotesi potrebbe anche rivelarsi veritiera in futuro. Infatti nelle ultime settimane è arrivata la notizia dello sviluppo di Project Freeman, il remastered fan-made di Half-Life 2 in Unreal Engine 5. In più la community di Half-Life non è nuova a porting o remastered, basta pensare ad Half-Life Source, che nei suoi problemi ha comunque mostrato che cosa è in grado di fare la community con tool giusti. Quindi in futuro ci potremo aspettare sicuramente un port PC di Alyx prodotto dai fan. Però sinceramente io spero che questo non accadrà mai. E vi voglio spiegare nel dettaglio le mie motivazioni sul perché spero che questo port non verrà mai rilasciato. Parto innanzitutto con ribadire che Half-Life Alyx è stato concepito e sviluppato per VR, quindi per una piattaforma con due diverse periferiche di controllo completamente indipendenti, le mani e la testa con il visore. E su PC chiaramente non ci sono queste disponibilità di periferiche, quindi si andrebbe a gravare non solo sul gameplay e sulla comodità, ma anche sull'esperienza e l'immersività stessa che Alyx ci offre, che è un po' il perno del suo gameplay. Inoltre pensiamo anche alla storia del gioco, infatti Valve, realizzando la storia di Half-Life Alyx, ha pensato di realizzare qualcosa che non andasse a cambiare troppo l'esperienza e la lore della serie. Visto che molti giocatori vengono da PC, infatti Alyx non è un sequel a Half-Life 2, ma è un sequel diretto ad Half-Life e prequel di Half-Life 2. Quindi i suoi eventi non vanno a sconvolgere la storia di Gordon e nemmeno quella degli altri protagonisti. Quindi bisogna porsi la domanda: è davvero necessario il porting PC? Secondo me no, per questi motivi qui, però vedremo se mai dovesse arrivare qualcosa di buono ed interessante. Comunque la risposta finale è sì.
Half-Life Alyx può diventare un gioco PC, ma con tutte le limitazioni della piattaforma e soprattutto con un'immersività decisamente peggiore. Detto questo, grazie a tutti la visione, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e se giochereste alla versione PC di Alyx e magari consigliatemi di che cosa dovrei parlare prossimamente. Comunque io sono Gaz07x e noi ci vediamo in un prossimo video.